Charles Ray nasce nel 1953 a Chicago. L'artista passa l'infanzia in Illinois vicino a una sorella malata di schizofrenia, elemento molto rilevante per quello che sarà il suo percorso creativo. Lo stesso Ray infatti ne sottolineò l'importanza in un'intervista del 1998, poco prima della retrospettiva itinerante che lo elevò a scultore tra i più interessanti dell'arte contemporanea. Le sculture di Ray, astratte o figurative, sono avvolte dal silenzio. Se l'esperienza infantile di vivere con una schizofrenica ha avuto un effetto su di lui, questo va cercato tra le righe delle sue opere. Forse l'influenza maggiore sta in una delle idee portanti del suo lavoro, l'intuizione che la realtà è molto più complicata di ciò che percepiamo, pensiamo o immaginiamo, e spesso completamente divergente. Tante cose possono essere divergenti nella vita: l'aspetto apparentemente normale di una bambina e la sua patologia psichica, l'intelligenza lucida di una persona e le sue folli azioni. Divergente è anche l'apparenza di molte sculture di Ray dal loro significato. Questo a volte è così ben nascosto che solo il titolo dell'opera ci permette di afferrarlo. Nell'opera di Ray un filo nero tra soffitto e pavimento, perfettamente perpendicolare, si rivela in realtà un rivolo continuo di inchiostro. O può accadere che oggetti su di un tavolo di legno ruotino lentamente su se stessi grazie a invisibili motori. O ancora un semplice cubo bianco d'acciaio massiccio posto sul pavimento ne può compromettere la stabilità. L'artista maniaco del perfezionismo lavora mesi o addirittura anni per risolvere le difficoltà tecniche legate alle sue opere, il cui scopo è quello di destabilizzarci con la potenza di un'allucinazione, anche solo per un secondo, togliendoci la convinzione d'essere saldamente legati alla realtà. Un effetto di straniamento che Ray, prima di dedicarsi alle forme astratte, aveva cercato mettendo il suo stesso corpo in creazioni scultoree chiamate performing sculpture, metà sculture e metà tableau vivant. Nella più celebre, ad esempio, l'artista piegato in due è issato su una plancia di legno che lo puntella contro una parete. In altre, le sue braccia e gambe spuntano da parallelepipedi di metallo. Questi richiami alla figura umana, intrecciandosi con l'ossessione per il travisamento delle apparenze, tornano nell'opera di Ray dagli anni 90, generando la famosa serie dei suoi manichini. Il manichino è già inquietante per conto suo, per la fredda illusione di vita che incarna. Ray ha creato opere tra le più inquietanti proprio giocando sulle dimensioni dei suoi manichini, creando qualcosa che ci appare contemporaneamente familiare e spaventoso, come le 3 donne manichino di Fall 91, le quali ci appaiono del tutto normali se osservate da lontano, dal fondo di un corridoio o da una sala molto ampia. Guardate da vicino invece si rivelano gigantesche. Altre opere iconiche. Il manichino Boy ci sorride e in questo non c'è nulla di strano perché è un bambino, ma è alto come i manichini adulti e questa sovradimensione ce lo fa apparire sinistro. No è una semplice fotografia che rappresenta l'artista a mezzo busto, con le braccia incrociate, ma guardando bene capiamo che si tratta di un manichino, anche se molto realistico, e non del vero artista. Non è facile inquadrare Charles Ray in uno stile ben definito. È un artista contemporaneo che si è sempre fatto influenzare dagli studi classici fatti in gioventù. I soggetti scelti, i materiali utilizzati e le dimensioni delle sue opere variano tantissimo, seguendo un percorso artistico tra realtà e follia. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!